Esistono dei miti che fanno parte di quei racconti tramandati dai nostri nonni, anche canzoni che ci hanno suggerito leggende piene di fascino e tradizione. Pensa alla canzone di De Gregori, La donna cannone. Dai, anche tu ti sarai chiesto almeno una volta tra le mille in cui hai sentito questa canzone, chissà com'era la donna cannone. Io me la sono sempre immaginata in un circo, piuttosto in carne e sicuramente molto ma molto particolare. Un po' freak, un po' fuori dal comune. E tu come l'hai immaginata? Pensaci. Ok, basta, se no ci si fonde il cervello. Ma la realtà è che la famosa donna cannone è esistita veramente. Ma non era come la immaginavo prima di lavorare al circo e conoscere la storia della donna cannone. Era... Vuoi scoprirla con me? Allora tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. Ho lavorato nei teatri e nei circhi con una sola voce, il silenzio. Sì, perché la comicità visuale si fa senza l'uso della parola, solo con le intenzioni. In questo canale puoi trovare molto di questo, ma oggi devo ringraziare il mio amico speciale Marco, che mi ha chiesto la storia della donna cannone. Grazie Marco, ti ringraziamo tutti, perché è una bellissima storia. Ma ora pensiamo a lei. Nella tarda epoca vittoriana, in un'epoca in cui le donne erano ancora costrette a indossare corsetti stretti e il loro posto era saldamente in casa, Zazel, la donna cannone, stava viaggiando per tutto il mondo, compiendo imprese che sfidavano la morte, abbagliando il pubblico con la sua bellezza, il coraggio e il suo atletismo. Sì, perché a differenza della mia immaginazione, la donna cannone era bellissima. Rosa Matilda Richter è nata a Londra nel 1863. Suo padre era un agente che forniva animali e artisti al circo e sua madre era una ballerina. Da piccola ha imparato a fare la funambola in una vecchia chiesa sconsacrata, su una fune tesa lungo la navata. Le sue capacità e la grande capacità di tenere l'attenzione del pubblico nell'esibizione furono presto evidenti quando prese il posto di una pantomima di Cenerentola in una music hall. Davvero, ha iniziato a prendere lezioni di danza classica, ginnastica e trapezio e in tenera età è diventata un'artista circense a tutti gli effetti con grandissime qualità e capacità. Da ragazza il suo nome d'arte era Le Petite Lulu e all'età di 12 anni stava viaggiando attraverso l'Europa con una compagnia acrobatica giapponese che all'epoca non avevano rivali nel mondo acrobatico. Il filo alto e il trapezio erano i suoi numeri e riuscì ad esibirsi per la prima volta come professionista all'età di 12 anni. Coloro che la videro dissero che mostrava abilità, forza e grazie incredibili. Spesso terminava il suo trapezio con una rapida discesa, con un salto in cui compiva una capriola in volo. Così splendido e coraggioso, ma soprattutto elegante. Era nata per essere ammirata. Tuttavia, durante lo spettacolo, Rossa ha subito il primo di una serie di incidenti della sua carriera, quando è caduta durante un numero di trapezio. Era una ragazza superstiziosa e per tutta la sua carriera, se fosse accaduto un incidente, per quanto piccolo, non avrebbe mai più indossato quei colori nel costume. Fu così che divenne la protetta del canadese William Leonard Hunt, conosciuto come il Grande Farini. Farini era una leggenda ed ancora oggi è noto per le sue spericolate passeggiate sul filo, attraverso le cascate del Niagara, proprio come Charles Blondin, il funambolo temerario, aveva fatto un anno prima. Farini aveva un brevetto per un apparecchio progettato per proiettare persone e oggetti nell'aria. L'aggeggio sembrava un cannone, ma in realtà era un tipo di piattaforma che catapultava
l'esecutore in aria e dentro una rete di sicurezza. La polvere da sparo è stata utilizzata come effetto sonoro per massimizzare l'impatto, non perché servisse veramente al lancio. Il padre non era molto felice dell'incontro con Farini, era preoccupato che sua figlia potesse essere uccisa durante un numero con il cannone. Rossa cambiò il suo nome in Zazelle il 10 aprile 1877 all'età di 14 anni. Zazelle uscì di fronte a una grande folla al Royal Aquarium di Westminster, si avvicinò in modo vistoso al cannone e vi entrò. Il pubblico era atteso. Pochi secondi dopo il cannone sparò e Zazelle stava volando in aria. Il pubblico era impazzito per l'eccitazione. Mentre lei volava e atterrava in sicurezza sulla rete, con un applauso assordante. La giovane donna viene messa nel cannone e letteralmente sparata nello spazio. Nel 1879 la pubblicità affermava che la palla di cannone Zazelle aveva eseguito il suo numero oltre 1000 volte consecutivamente e che più di 2 milioni di spettatori l'avevano vista volare in aria. Con il passare del tempo ha sviluppato la sua routine, saltando in aria ed eseguendo un'audace acrobazia aerea, in cui sarebbe stata lanciata in aria dal cannone per 30 metri verso la rete sottostante. In realtà si trattava di un trucco con un trapezio, ma l'effetto era elettrico. Quando P.T. Barnum, The Great Showman, ha visto Zazelle, le ha fatto subito un'offerta. Qui Zazelle ha girato con il suo circo in Francia e negli Stati Uniti e ha sposato il suo addetto stampa, George Oscar Starr. Ben presto imitatori iniziarono a emulare la sua impresa e fu costretta a chiamarsi addirittura The Original Zazelle. È stata un'occupazione pericolosa e non sorprende che più di 30 numeri di donne cannone siano decedute o con lesioni catastrofiche. Alla fine ha sposato George Oscar Starr, che ha lavorato come addetto stampa appunto per Barnum and Bailey e poi ha lasciato il circo per un po'. Insieme hanno lanciato la Star Opera Company nel 1886. Durante il suo periodo lontano dal circo si esibiva in un'opera comica e ha cantato, pur straordinariamente. Tuttavia, quando a Starr è stato offerto un posto come amministratore delegato di Barnum and Bailey, è rientrata nella vita del circo. Poi, nel 1891, la Richter fece la sua ultima esibizione nel New Mexico durante un tour negli Stati Uniti con Adam Fourpooks Circus. È apparsa davanti al pubblico vestita con un abito giallo. Indossava pantofole di raso senza tacco, con fiocchi gialli e un mazzo di rose gialle tra i capelli, insieme a un grappolo di agrifoglio. Si arrampicò agilmente sulla piattaforma della fune per eseguire il numero del filo alto e testò la corda. Non era abbastanza stretto il nodo e fece segno al suo assistente di sotto, che iniziò logicamente a stringerlo. Lo ha provato per una seconda volta, ma ancora una volta era troppo lento e l'assistente ha iniziato a stringerlo di nuovo. All'improvviso si udì un suono stridente che sembrò riempire la tenda, poi uno schianto acuto e il ronzio di fili che si allentarono rapidamente, poi un ruggito di orrore sopra il ruggito di un urlo penetrante. La piattaforma in cui si trovava Zazelle un momento prima fu vista cadere in avanti e Zazelle stava cadendo a terra. Era stata lanciata oltre la rete di sicurezza tesa sotto il filo. Là giaceva in un mucchio, la faccia sulle ginocchia e sopra di lei proprio giacevano i pali di sostegno della piattaforma e le bobine di funi e fili. Certo, c'era panico nel circo, ma la gente è stata zittita dalla voce del direttore, che ha assicurato tutti, dicendo che il dolore di Zazelle era solo lieve. Si era rotta la schiena,
Nel 1891, all'età di 28 anni, e mentre lavorava, Zazelle precipitò a terra a causa di un equipaggiamento difettoso e si spezzò la schiena. Rimase completamente ingessata per tutto il corpo per diversi mesi, ma sebbene si fosse ripresa, non avrebbe mai più lavorato. Dopo essere guarita e qualche tempo dopo, lei e suo marito tornarono in Inghilterra, dove alla fine morì. Accadde l'8 dicembre 1937, poiché erano passati anni da quando si era esibita, il pubblico sembrava averla dimenticata. Erano finiti i giorni in cui la donna Cannone Zazelle veniva definita una sensazione elettrizzante e non c'era più la sua performance come una donna senza paura. Il posto di Zazelle nel Guinness dei primati come prima palla di cannone umana è oggi contestato. Alcuni dicono che il titolo appartiene a un duo australiano. Primo o il secondo sono forse anche di scarsa importanza. Zazelle era un'atleta pioniera, senza paura, pronta ad affrontare il pericolo di ogni giorno per divertire gli spettatori. Spero ti sia piaciuto il video. Ringrazio Marco e il gruppo dei 1000 piedi per avermi chiesto un argomento così interessante. Se ce n'hai uno anche tu che riguarda la storia della comicità o dello spettacolo, non esitare, scrivilo qui sotto. Ricordati di iscriverti e azionare la campanella. Solo così non perderai mai nulla. Ciao!